Ciao anime soul, tra i muri di Porretta eccoci a un altro dolce volo. Forse. A proposito di voli, avete mai visto degli uccellini appena nati? Una volta in fattoria abbiamo avuto 2 cocorite, Ricchetto e la Peppina. Chiassosi e canterini. Hanno anche provato a insegnarli a parlare, ma più che qualche fischio non si è ottenuto. Di buono avevano che appena faceva buio si mettevano tranquilli. Quando hanno deciso di farli riprodurre, gli hanno messo nella gabbietta un nido. Peppina, che probabilmente non aspettava altro, ha scodellato in men che non si dica 3 ovetti, da cui sono usciti 3 cosi. Rosa, nudi e raccapriccianti. Io pensavo che venissero fuori come gli uccellini dei film Disney, aggraziati e batuffolosi. Come sì, insomma, modestamente alcuni di noi. In realtà, ma che roba! Dei mostriciattoli in plumi. Ma quanto li amava la Peppina. Li rifocillava di continuo con i suoi amorosi rigurgiti di cibo vomitato. In tempi brevi però i 3 gremlins hanno messo su piume, penne e tutto l'armamentario di cocorite fatte e finite. E a quel punto si è dovuto trovare loro delle famiglie per evitare crescite esponenziali di pennuti, tutti imparentati tra le altre. Peppina non l'ha presa benissimo. Non era più lei, trasfigurata. L'istinto materno, requisito essenziale per la prosecuzione della specie. Se i cuccioli non fossero amabili comunque, i genitori non li alleverebbero. Se i genitori non li allevassero, i cuccioli non sopravviverebbero e... ciao, 9 generazioni. Vale per tutti i mammiferi. Fate eccezione ogni tanto voi umani. Genitori che non amano i figli, genitori che pur amandoli non li accudiscono, esemplari che non sono genitori ma amano e accudiscono come fossero tali, e figli che sopravvivono anche se i genitori non li allevano. Una bella combinazione di ruoli. Ci vuole un umano per poterli interpretare e ci vuole una scrittrice per poterli raccontare. Nel 2017 Donatella Di Pietrantonio, dentista pediatrica abruzzese, pubblica L'Arminuta, che nel suo dialetto significa ritornata, restituita. Il reso, insomma, ed è proprio quello che capita alla protagonista. Vissuta fino ai 13 anni con 2 adulti che crede i suoi genitori, scopre all'improvviso di appartenere a un'altra famiglia, che l'aveva ceduta alla nascita perché impossibilitata a crescerla. Fin qui niente di così nuovo sotto il sole, se non che l'Arminuta si rivela un vero e proprio vuoto a rendere, quando anche la famiglia adottiva, per motivi che si scoprono nel corso della storia, la restituisce al mittente. Questo libro non è bello perché ha vinto tanti premi, ma credo ha vinto tanti premi perché è bello. Perché tesse questi fili fra tutti i personaggi, che sono tanti. L'Arminuta, di cui non sapremo poi mai neanche il nome, non solo ha 4 genitori, ma anche fratelli e sorelle. E li annoda, li sbroglia, fa crescere la consapevolezza di ciascuno di loro e li obbliga a confrontarsi l'uno con l'altro. Così la protagonista si nutre di nuovi affetti e al tempo stesso impara a rendersene libera. A questo punto vi lascio al rebus di questa settimana che, come avrete intuito, ha una soluzione molto familiare. Se lo risolvete, o anche se non lo risolvete, regalatevi se vi va la lettura di questo libro. Ciao ciao! Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.